100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lights have made me colder, and I don't think I can look at this the same. Ma compratevi la moto, signori, tutti in macchina, dovete comprarvi le moto. I'm here without you, baby, and you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, and you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Yeah. The miles just keep rolling as the people lead their way to say hello. And I've heard this life is overrated, and I hope that it gets better as we go. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, and you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Everything I know, and anywhere I'll go, it gets hard, but it won't take away my love. When the last one falls, when it's all said and done, it gets hard, but it won't take away my love. Oh. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, and you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Yeah. Oh, yeah. Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Stiamo attraversando la meravigliosa Valle dell'Adige, siamo nell'autostrada del Brennero. Oggi è il 2 giugno, traffico esagerato e siamo diretti in Trentino al Passo Stalle. Svalicheremo in Austria per 4 giorni in giro per l'Europa. Attraverseremo alcuni passi dell'Austria e poi Germania. La teoria è prevista in Passo Stalle oggi e sosta a Linz in Austria. Domani faremo il Grossglockner, che è un passo meraviglioso a pagamento, è una strada costruita appositamente per i panorami meravigliosi che ci sono sul Grossglockner, che è la montagna più alta dell'Austria, è oltre 3000 metri. E poi andremo in Germania, proseguiremo in Germania arrivando al meraviglioso castello di Neuschwanstein.
lì passeremo un'altra notte e il giorno successivo rientreremo attraverso l'Austria, faremo il passo più alto d'Austria che è a 2800 metri, Otzaler Grgrgrgr, si chiama più o meno così, e poi faremo il passo del Rombo dove c'è il museo di moto più alto d'Europa e torneremo attraverso il passo del Tonale arrivando ad Edolo dove faremo la terza notte e l'indomani rientreremo a casa con calma. Questa è la teoria, ragazzi, ovviamente dividerò il video per giorno per giorno, vedremo poi cosa ne esce. Siamo usciti a Bolzano. Adesso puntiamo al Passo Stalle attraversando qualche valle meravigliosa del Trentino Alto Adige. Check di bordo, abbiamo 28 gradi e siamo usciti dall'autostrada. Io vi do un consiglio: se capitate da queste parti, arrivati a Bolzano uscite e se dovete andare come noi in Valpusteria potete fare la statale che costeggia l'autostrada ed arriva a Bressanone. Noi abbiamo appena superato Bressanone, adesso giriamo in direzione Brunico, Valpusteria. Ragazzi, siamo alla chiusa che gestiva le acque all'inizio della Valpusteria. Siamo più o meno a 20 km da Brunico. Alle mie spalle la moto, adesso vi faccio vedere la configurazione dei bagagli e tutto, ma andiamo a capire cosa è questo edificio medievale alle mie spalle. Allora, la chiusa di Pusteria alle mie spalle, praticamente una fortezza costruita nel XII secolo e a partire dalla metà del XV secolo è sotto il controllo del Tirolo. Chiaramente questa fortezza aveva uno scopo anche di salvaguardia delle acque del fiume Rienza, proprio sul quale sorge. Sì, perché è costruita proprio sulle sponde del fiume Rienza. Provo a inquadrarvelo, c'è la strada e subito dopo il fiume. E praticamente gestiva, era una fortezza che controllava e salvaguardava il territorio della Valpusteria, era proprio al confine della Valpusteria. E durò per tantissimi secoli, fu gravemente danneggiata nel 1700, nei primi del 1700 e all'inizio del 1809. Del 1809 praticamente è stata poi presa d'assalto dai francesi e da allora è rimasta in rovina così come la vediamo oggi. Arrivando dalla statale che ci porta in Valpusteria è un colpo d'occhio questa fortezza che spicca praticamente sulle rive del fiume ed è una meraviglia. È davvero bellissima, ragazzi, questa fortezza che praticamente sbuca fuori da una curva così sulla strada e a fianco al fiume. È una meraviglia, veramente. Ci siamo informati, abbiamo captato qualche notizia perché meritava davvero. Proseguiamo, adesso a breve entriamo nella Valpusteria e gireremo per il Passo Stalle, faremo l'ultimo rifornimento in Italia e praticamente il Passo Stalle è un valico di confine che ci porta direttamente in Austria.
Guardate che spettacolo, ragazzi. Ci stiamo coordinando, sincronizzando gli orologi per attraversare uno dei valichi più belli ed ambiti dei motociclisti. Attraverseremo il Passo Stalle. Sì, perché è importante sapere, per chi desidera attraversare questo valico, che c'è una regolamentazione semaforica che gestisce il traffico, visto che la strada è molto stretta per circa 5 km, quindi dal primo minuto di ogni ora si può andare verso l'Austria dall'Italia per un quarto d'ora, poi c'è un quarto d'ora di transizione e dal 30° minuto di ogni ora si può scendere dall'Austria verso l'Italia, sempre per un quarto d'ora con un quarto d'ora di intervallo, e ciclicamente ogni ora il semaforo da verde diventa rosso. Il lago che abbiamo visto poco fa è il lago di Anterselva e da qui c'è un dislivello del 18,8% che ci porterà a 2052 metri sul picco del valico dello Stalle. Qui possono transitare anche mezzi pesanti fino a 3,5 tonnellate con un permesso speciale, a patto che non siano più alti di 3 metri. Scesi dal valico troveremo il lago di Obersee, dove hanno scoperto un relitto a una profondità di 8 metri di una barca che risale a 1000 anni fa, e quindi attraverso degli studi scientifici hanno capito che qua pescavano già più di 1000 anni fa. È un reperto archeologico che ha ottenuto il Guinness dei primati per il reperto archeologico più alto mai ritrovato di questo tipo in un sito del genere. Adesso ci gustiamo l'attesa. Manca circa 20 minuti per il semaforo verde e ovviamente qua non c'è campo e a breve passeremo il confine, quindi assicuratevi come sempre quando si va all'estero di avere la funzione dati. Per esempio con il nostro servizio Iliad abbiamo 8-9 giga? 8 giga utilizzabili all'estero e vanno gestiti ovviamente. E non si può far volare il drone, mi dispiace, ma questo è tutto parco naturale protetto, altrimenti sarebbe stato fantastico fare una dronata sul lago di Anterselva che abbiamo visto prima, ma cercheremo comunque di riprendere attraverso le action cam questi luoghi meravigliosi. Semaforo verde, ragazzi, abbiamo iniziato la salita. Dislivello adesso del 18,8% dalla piana del lago fino alla cima di 2052 metri. Allora, i luoghi
sono incantevoli, ragazzi. Questo passo ovviamente resta chiuso gran parte dell'anno, apre da giugno a settembre e quindi è abbastanza incontaminato, si percepisce dalla natura rigogliosa e dall'atmosfera veramente di pace che c'è qua. Ovviamente è un parco naturale protetto che dall'Italia porta in Austria. C'è anche qualche goccia di pioggia che sta scendendo col sole e iniziamo a salire. Attraverso questa foresta di aghifoglie si intravede il lago dall'alto, è una meraviglia. Vediamo se da qua troviamo un punto panoramico. Purtroppo è molto fitta, però si intravede, filtra il blu turchese del lago. Eccolo lì il lago, eccolo lì, guardate che spettacolo, bellissimo dall'alto. Adesso ci risparmi il meteo, anche se qualche nuvolone gonfio d'acqua c'è, ma sono comunque temporali passeggeri. Qua c'è anche qualche residuo di neve e ghiaccio, sicuramente di notte ci avviciniamo a temperature che sfiorano lo zero, perché stiamo arrivando a quota 2000. Prima volta che percorro questo passo alpino, questo valico, si usa dire valico quando una strada porta da una nazione all'altra, un valico di confine, diciamo. Sì, ha scaricato tanta acqua perché l'asfalto è davvero zuppo. Ora c'è il sole, quindi si asciugherà a breve, però si sente proprio la strada bagnata. Sotto le Pirelli Scorpion Trail 2 che monta la multistrada. Avevo le Michelin Road 6, molto buone, però meno performanti a livello sportivo, e ho rimontato le Pirelli Scorpion Trail perché le preferisco a livello di performance in curva. Le Michelin Road 6 secondo me sono molto migliori sul bagnato, come durata più o meno sono simili, una media di 10.000 km ciascuna, quindi simili anche nel prezzo, si trovano intorno ai 300 euro entrambi gli pneumatici. Che spettacolo, ragazzi! Siamo nel Tirolo, Sud Tirolo Alto Adige. Adesso arriveremo proprio nel Tirolo pieno, che è una regione dell'Austria, che poi con la prima guerra mondiale l'Italia ha inglobato parte di questi territori nella nostra meravigliosa nazione. Ed eccoci in cima, Passo Stalle, 2052 metri. Il semaforo è qua, quindi ci possiamo fermare e ci godiamo un attimo questo bellissimo passo pieno di bikers.
Repubblica Austriaca. Guardate cosa c'è qua. C'era già, c'era già. È bello che praticamente si resta soli, da soli, perché quando scatta il semaforo tutti scendono e sul passo rimanete da soli. Entriamo in Austria. Ed eccoci in Tirolo. Attacchiamo anche l'altra camera. Questo lago è quello al quale vi accennavo, del ritrovamento del relitto sul fondale a circa 8 metri di profondità, un relitto risalente a 1000 anni fa. Quindi questo lago detiene un Guinness dei primati per ritrovamento, reperto archeologico in quota più elevata del mondo. Qua siamo a 2052 metri. C'è da dire che le acque di questo lago sono verdi, verdone, ma non c'entrano assolutamente nulla con il lago che abbiamo visto in Italia, che è eccezionale. Vediamo un po' com'è questa Austria. Andiamo all'esplorazione. La nostra direzione adesso è la cittadina di Lienz, che dista più o meno 45 minuti da questo valico, un'oretta. Con calma andiamo a cercare la nostra stanza. Abbiamo speso circa 80 euro in due per una notte, quindi 40 euro a testa. È un appartamento senza diciamo cucina, c'è solo la colazione prevista comunque domani mattina. Domani faremo il Grossglockner. Guardate intanto che muro di neve, la famosissima strada che è tra le più belle in Austria e forse in Europa. Ho visto diversi video di questi luoghi e non vedo l'ora di esplorarla, anche se domani non danno un meteo favorevole, è prevista acqua nelle prime ore del mattino, ma comunque non temiamo, speriamo che non diluvi, siamo attrezzati, diciamo, con tutta antipioggia e quant'altro. Certo, avere una giornata di sole sarebbe del tutto diverso. Ci sono ovviamente un sacco di torrenti che prendono l'acqua da questi ghiacciai che si stanno sciogliendo sulle vette di queste montagne. E da questo versante austriaco la strada scende molto più dolce, ci sono sicuramente curve bellissime e l'asfalto per ora sembra in ottime condizioni. Più avanti vi diremo tutte le info, quanto costa la benzina in Austria e più o meno quanto costa mangiare fuori, e ovviamente questo seguirà anche dopodomani in Germania. Ragazzi, la strada a scendere nel versante austriaco è meravigliosa, asfalto stupendo, carreggiata ampia, corsie belle larghe, è davvero bellissima, quindi divertiamoci un po'. Giù gas! ...27 km mi dà all'incrocio
della strada che poi ci porterà a Lienz. Siamo a Erschlbach. Allora, il paesaggio è molto simile a Sud Tirol, quindi casette in legno, caratteristiche tirolesi. È finito Erschlbach. Il paesaggio è molto simile al Trentino, davvero strepitoso. Come vedete in Austria la linea tratteggiata c'è anche in curva con buona visibilità e c'è della carne di bovino eccezionale. Come vedete qua veramente mangiano erba incontaminata, cascate, che spettacolo ragazzi. Allora sì, sul cibo dobbiamo capire cosa riusciremo a mangiare, perché va bene che ormai siamo nella globalizzazione, si trova cibo italiano anche in Taiwan, ma ovviamente bisogna capire poi come lo cucinano, altrimenti mangiando piatti tipici del luogo si può degustare wurstel, krauti, hamburger, credo che i piatti tipici qui siano quelli, speck, uova, formaggi sicuramente. Vedremo nelle prossime ore, perché già stasera dobbiamo cercarci un posto diciamo per rinfocillarci. Ma siamo in vacanza e ci facciamo andare bene tutto, non ci lamentiamo, anzi sono davvero contento di essere riuscito finalmente a partire, perché questo sarebbe dovuto essere il secondo o il terzo weekend dell'anno, ma in realtà abbiamo dovuto disdire per ben 2 volte Castelluccio di Norcia e il Gran Sasso causa maltempo di maggio, e siamo arrivati a fare prima questa gita. Per fortuna che il meteo sembrava buono in questi giorni, quindi abbiamo deciso di partire, e questo è uno dei viaggi più belli di questa stagione, ovviamente, e anche più impegnativi a livello economico, perché staremo via 4 giorni e faremo tantissimi chilometri. Considerate che adesso siamo entrati in Austria e abbiamo già fatto 409 chilometri, quindi a torta finita penso che faremo circa 2000 km in 4 giorni e toccheremo appunto 3 nazioni: Italia, Austria e Germania. Guardate che campi fioriti strepitosi, bellissimo ragazzi. Guarda che cascata là, sì, guarda avanti. Veronica ha paura giustamente, ma non c'è nessuno, siamo soli in queste vallate incontaminate. Guardate che acqua, che fiume che scorre qua alla nostra destra, bellissimo. A me personalmente questi luoghi di montagna mi piacciono da impazzire, mi mettono una gioia nell'anima. Mentre Veronica preferisce più il mare, a me invece ragazzi, quando io vedo un massiccio montuoso, la natura così rigogliosa, le cascate, cioè io non chiedo di meglio. Poi in moto è davvero sensazionale. Guardate quanti tronchi d'albero, quanto legname che lavorano qua. Bellissimo, proseguiamo. Ragazzi, sembra davvero di essere in Canada, nelle terre selvagge, Alaska, una roba del genere. Sembra davvero un paesaggio wild, bellissimo. Testeremo anche la simpatia dei nostri vicini austriaci, che sicuramente hanno una cultura un po' più fredda, ma noi di Milano siamo abituati.
non abbiamo pregiudizio, perché poi ovviamente ci sono persone ovunque, ma sicuramente a livello di cultura spero che siano ospitali, dai, come lo dobbiamo essere noi italiani quando incontriamo stranieri nei nostri territori, perché è bello sentirsi sempre a casa attraverso persone di cuore che possano anche aiutarti o semplicemente farti donare un sorriso che ti dà più sicurezza quando si è in terra sconosciuta, straniera. Guardate che meraviglia, ragazzi, è tutto nuovo, davvero, tutte strutture, cascata sopra la gallerie tutte nuove, asfalto, davvero tenuto bene. Castello di Linz, ragazzi. Allora, abbiamo notato che la benzina costa 20 centesimi in meno. In Italia adesso, oggi è il 2 giugno 2023, costa 1,82 euro, invece 86 anche, dice Veronica, e qua invece 1,613 euro. Guardate la super, il diesel 1,52 euro, quindi costa davvero molto meno. Ottimo. Siamo arrivati a Linz e ci sono i limiti a tratti 80, quando non c'è il cartello si va a 100, però incredibilmente la gente, come in Svizzera, anche qui rispetta i limiti. Per noi italiani è davvero strana questa cosa, non so, però è così. È la seconda volta che personalmente vengo in questa cittadina. Pensate che la prima volta ci sono venuto in bici, sì, veramente, Veronica, anni fa, nel 2016, ho fatto praticamente da San Candido, dove alloggiavo, ero venuto in vacanza a fare trekking tra cime di Lavaredo eccetera. C'è praticamente una ciclabile che da San Candido, appena oltre il confine in Italia, arriva a Linz. Sono 40 km con una pendenza lieve in discesa, quindi praticamente non pedali mai. Sono arrivato a Linz in bici e sono tornato, ho messo la bici sul treno e sono tornato in treno. È stato bellissimo, davvero. C'era la ditta di Loacker, un sacco di cose belle qua. Stiamo cercando la struttura, ragazzi. Qua sono tutte ville bellissime, c'è un'atmosfera stupenda. Allora, information turistico, vedi, siamo arrivati a Lindestrabe. Noi dobbiamo andare a Brunnestrabe numero 1, secondo me di qua. Allora, in Austria i cartelli che indicano le strade diciamo statali, provinciali, sono verdi, al contrario che in Italia, mentre quelle che indicano l'autostrada sono blu. Ma guardate che borgo! In fondo c'era anche un bellissimo pub, però rimane molto lontano a piedi, quindi stasera poi valutiamo se uscire a piedi o in moto per andare a mangiare. Allora, numero 1, eccolo qua, abbiamo trovato. Dovrebbe essere proprio questo davanti a noi. Adesso ci fermiamo e chiediamo. Ci conviene fermarci e chiedere. Opla. Allora amici, siamo arrivati in stanza, ve la faccio vedere a velocità della luce. Bagno. Tutto in disordine, anche i caschi Disordine, per ricade. certo, abbiamo messo già tutto in carica. E la stanza è molto ampia, bella, c'è un balcone bellissimo, adesso ve lo faccio vedere. Ci hanno detto però che si mangia fino alle 8 in un pub che dobbiamo raggiungere a piedi. 8:30. Abbiamo sistemato la moto, andiamo a piedi e andiamo a vedere cosa ci danno da mangiare in Austria. Questa è la vista, guardate che spettacolo. Siamo in un cascinale, però tutte le case nuove, un angolino qua in balcone per godere della natura, bambini che giocano, spettacolo. Queste kartoffeln tipiche
austriache. Kartoffeln. Amici, siamo a tavola e hamburger di pollo, un hamburger vegano per Veronica e vi salutiamo da qui, ci vediamo domani sul Grossglockner. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia informato e vi abbia divertito. Se vi è piaciuto lasciate un like, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, ci vediamo anche su Instagram. A domani, ciao ragazzi.